Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo aver esplorato la Sardegna per circa una settimana, oggi siamo a Cagliari e vi porteremo con noi per un paio di giorni tra le bellezze di questa città. Prima di iniziare, come sempre, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. E ora partiamo. Prendiamo il treno dall'aeroporto e in 4 minuti con un biglietto da 1,30 € siamo già in centro. Ci mettiamo subito ad esplorare questa nuova città in cui non siamo mai stati. La nostra prima tappa della giornata è un po' il simbolo del capoluogo sardo, l'imponente scenografico bastione di San Remi che collega il quartiere di Villanova e quello fortificato di Castello. Arrivati in cima alle scale si apre davanti a noi la gigantesca terrazza Umberto I, che regala diversi punti di osservazione sul centro storico. La parte più bella secondo noi è quella che dà sul giardino sotto le mura e il quartiere Castello. Con una piccola rampa di scale saliamo in via Canelles e proseguiamo fino alla cattedrale di Santa Maria Assunta, il Duomo di Cagliari risalente al XIII secolo. Al suo interno non dovete assolutamente perdervi la cripta scavata nella roccia, posizionata sotto l'altare. È decorata in modo magnifico con la volta a cassettoni e le tantissime nicchie dedicate ai martiri, contenenti reliquie. Passiamo poi per la bellissima piazza Carlo Alberto, circondata da palazzi signorili e dall'Arco Vival di Pasqua. Girando per un po' tra le strette vie del rione arriviamo alla Torre dell'Elefante, la parte meglio conservata delle fortificazioni che i pisani eressero intorno alla città tra il XIII e il XIV secolo. Purtroppo l'abbiamo trovata chiusa, ma giusto per informazione il biglietto d'ingresso costa 3 €. A pochi passi dalla torre si trova il bastione di Santa Croce, uno dei punti panoramici più belli di Cagliari. Da qui infatti la vista spazia dal quartiere Stampace al porto. Le casette che affacciano su questa splendida terrazza sono davvero belle, tutte dipinte con colori tenui. Tornando sui nostri passi, prendiamo le scalette di Santa Chiara che scendono all'omonima chiesa, una delle più antiche di Cagliari. Volendo potete anche prendere un ascensore per arrivarci. È ora di pranzo e dato che c'è una bella giornata troviamo un locale con i tavoli all'aperto dove provare i malloreddus alla campidanese, i tipici gnocchetti sardi conditi con pomodoro, pecorino e salsiccia. Sara invece prova delle tagliatelle fresche, carciofi e bottarga. Percorriamo tutto Corso Vittorio Emanuele II, una bella via pedonale con negozi e un sacco di locali, fino ad arrivare all'anfiteatro romano. Il biglietto per visitare l'anfiteatro romano costa 3 €, però si può arrivare solo fino a qui, cioè saranno penso 100 metri dalla biglietteria. Diciamo che si può vedere bene anche da fuori senza pagare il biglietto di 3 €. Ecco, ci dispiace perché è bellissimo, ma non è molto valorizzato sinceramente. È in ristrutturazione adesso, speriamo che lo sistemino presto. Andiamo verso il quartiere Stampace, passando accanto alle fortificazioni pisane e alla chiesa di San Michele in stile barocco. Particolare la sua cupola rivestita in mattonelle di vari colori. Come sempre, camminare per le vie di una città e osservarne la vita quotidiana dei suoi abitanti è una delle nostre cose preferite quando siamo in un nuovo posto. Appena prima di Piazza Ienne troviamo la chiesa collegiata di Sant'Anna. È maestosa e bellissima, con i 2 campanili e il suo caratteristico color sabbia. Ci spostiamo così in una nuova zona, la Marina, il quartiere storico più multietnico di Cagliari. Un tempo abitato da pescatori e commercianti, oggi secondo noi qui ci sono le vie più interessanti, stretti vicoli che scendono fino al mare dove trovare dolci tipici e artigianato. Ci fermiamo in un bel locale per far merenda. Io scelgo le pizzette sfoglia, tipiche di questa città, mentre Sara prova alcuni dolcetti sardi. In pochi passi usciamo dai vicoli e camminiamo per via Roma, sotto i suoi splendidi portici e proprio di fronte al porto. Su questa via si affacciano palazzi signorili tra i più belli della città e spicca tra tutti Palazzo Civico, sede del municipio. In questo periodo stanno lavorando ad una nuova area pedonale proprio qui in via Roma, dovrebbe essere pronta per settembre, ma già ora la passeggiata con tutti questi alberi in fiore è davvero carina. Il sole sta scendendo e anche la temperatura, c'è un vento abbastanza freddo stasera. Dalla banchina del porto ci godiamo un bellissimo tramonto sul mare prima di andare a cena.
Scegliamo un ristorante tipico consigliatoci da Michele, il proprietario del nostro B&B, che ringraziamo per l'ottimo suggerimento. Appena arrivati ci portano subito del pane carasau, che adoriamo, e un entrée di crema di cavolfiore e purpuzza, una sbriciolata di carne di maiale e spezie. Dopo un antipasto a base di formaggi sardi di loro produzione, uno più buono dell'altro, Paolo prova la fregola ai carciofi, una pasta di semola prodotta qui in Sardegna, mentre io ordino i culurgiones, pasta fresca ripiena di patate, menta e pecorino. È tutto delizioso. Andiamo verso la nostra stanza che si trova in Piazza Lettori. Facciamo un giro serale tra le stradine di Cagliari, che alla luce dei lampioni hanno tutto un altro fascino. Oggi, dopo un'ottima colazione, ci spostiamo con il bus in una nuova zona. Dopo la giornata di ieri in centro a Cagliari, oggi abbiamo deciso di venire in una nuova zona, in mezzo alla natura, e vorremmo fare un piccolo trekking, un sentiero che parte dalla spiaggia di Cala Mosca e arriva alla Sella del Diavolo. Per arrivare qui abbiamo preso l'autobus numero 5 che ci lascia circa 1,5 km dall'inizio del sentiero. In teoria esiste un bus che arriva fino alla spiaggia di Cala Mosca, nostra destinazione, ma è operativo solo la domenica e nei giorni festivi. Meno male che ci piace camminare. Cala Mosca è una bella spiaggetta con l'acqua super trasparente da cui si vede perfettamente il faro di Capo Sant'Elia. Noi proseguiamo e dopo 100 metri inizia la nostra salita su un sentiero acciottolato, in mezzo a una vegetazione bassa ma splendida. Il tracciato da seguire non è segnalato, a parte per qualche pallino verde disegnato a terra occasionalmente, ma è molto intuitivo. E poi seguire il percorso che più ci piace in mezzo alla natura, perdendoci un po', non è niente male. Oggi è il nostro ultimo giorno in Sardegna e fino ad oggi le giornate sono sempre state queste qua che vedete alle mie spalle, cielo azzurro e temperatura piacevole. Al contrario dell'anno scorso in Sicilia che abbiamo trovato sempre foschia e freddino e più o meno era lo stesso periodo dell'anno, quindi è andata meglio quest'anno. Salendo ci sono diversi punti panoramici che spaziano da Marina Piccola, la spiaggia del Poetto, fino al centro di Cagliari. Appena inizierete a scorgere le due torrette in mezzo al verde saprete di essere arrivati. Noi ci abbiamo messo circa un'ora per raggiungere questo punto. Incredibile pensare che siamo a soli 15 minuti dal centro storico. Da qui la vista di fronte a noi è davvero magnifica, le scogliere scendono a picco nel mare e creano delle calette meravigliose. Vediamo anche la Torre del Poetto e la roccia che viene chiamata Sella del Diavolo. Secondo la leggenda, Lucifero e i suoi diavoli, stregati dalla bellezza del golfo di Cagliari, cercarono di conquistarlo e iniziarono una battaglia con gli angeli che erano pronti invece a difendere queste terre. Durante la lotta Lucifero sarebbe stato disarcionato da cavallo e avrebbe perso la sua sella che immediatamente si sarebbe pietrificata, dando origine al promontorio. Scendiamo sempre dallo stesso sentiero e anche se prima non l'avevamo notato c'è una bella vista su Cala Figuera. Avremmo voluto andare direttamente a Marina Piccola, ma purtroppo non abbiamo trovato un percorso alternativo, dato che ci sono tantissime aree militari recintate che impediscono il passaggio. Camminiamo allora per 2 km circa fino al Poetto. L'area pedonale che costeggia la spiaggia è enorme, ricorda un po' quelle americane. Ci sono bar, ristoranti e un'area street food, dove noi avremmo voluto mangiare del fritto di mare, ma dato che nessuno lo faceva abbiamo optato per un panino. Dopo pranzo andiamo in spiaggia per un po' di relax, anche se c'è un vento abbastanza forte e non restiamo moltissimo. Ci spostiamo in autobus fino al Parco Naturale Molentargius Saline, che si trova proprio a ridosso del Poetto. Si accede gratuitamente e presso il centro visite si possono anche noleggiare le biciclette per fare uno dei tanti percorsi che ci sono all'interno del parco. È facile imbattersi anche nei fenicotteri rosa, che vivono e nidificano nelle acque salmastre di colori differenti. Alcune zone delle saline dall'alto sembrano quasi rosa.
Dopo una bella camminata, torniamo verso il centro storico per la nostra ultima sera in Sardegna. Ci fermiamo in una pasticceria per comprare un po' di dolcetti tipici sardi per la nostra famiglia. Ho preso una pardula, che tra l'altro tra poco è Pasqua e queste sono tipiche di questo periodo ed è buonissima, si sente tantissimo lo zafferano. E dato che Sara ha fatto merenda, anch'io ho deciso di fare un assaggio di qualcosa di tipico. Ho preso una pizzetta, qua la prendono tutti, è una fetta di pizza rettangolare piegata, la usano come merenda, come aperitivo. Buon appetito! Facciamo ancora una volta un giro per la splendida e centrale piazza Ienne per salutare come si deve Cagliari prima di percorrere via Manno e tornare al nostro B&B. Questa mattina, dopo aver lavorato un pochino, prepariamo gli zaini e andiamo verso la stazione per prendere il treno che ci porterà velocemente in aeroporto. Salutiamo la Sardegna, che in questi 8 giorni di viaggio ci ha regalato tantissime emozioni, panorami e tramonti che non dimenticheremo, luoghi magici e sorrisi sinceri. È stata una bellissima esperienza. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo che questo itinerario dedicato a Cagliari vi sia piaciuto. Secondo noi è una città perfetta per una fuga di qualche giorno. Fateci sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete mai presa in considerazione per un weekend. Come al solito, se vi va e se volete sostenerci, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo tra 2 settimane con una nuova avventura, questa volta direttamente dal Piemonte. A presto! Ciao! Ciao!